È a dir poco clamoroso quello che è appena venuto fuori dal GP di Brno della MotoGP. Marco Bezzecchi è stato sospeso, squalificato dalla gara della domenica dopo aver tirato 2 schiaffi a un commissario dopo la caduta nella sprint. Questo è un videolampo di cui parleremo solo di questo fatto, anche abbastanza a caldo perché sto registrando appena uscita la notizia che riapre clamorosamente questo campionato. Parleremo di tutta l'analisi del GP e poi anche più a freddo di questa questione, come sempre nel dopogara di lunedì che uscirà intorno alle 18:45, quindi iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nulla. Non stiamo vedendo una Aprilia al top con i 2 piloti ufficiali, non è veloce per vincere, tranne con Ogura, almeno fino a questo sabato. Infatti sarei stato molto curioso di vedere Bezzecchi in gara, perché nella sprint è mancato un po', si vede che ha qualcosa in meno. Però non lo sapremo mai e sarà curioso vedere Martin, perché sappiamo che ha una mezza gara compromessa con i 2 long lap da fare. Ma ha talmente frustato la zona del long lap in questi 2 giorni che all'incirca perde 1,5 secondi, quindi in totale dovrebbe perdere 3 secondi, neanche tanto con 2 long lap rispetto ad altri circuiti. Però non è un Martin competitivo finora per salire sul podio, uguale Fernandez che in qualifica mi ha un po' deluso e solamente Ogura ha la chance per battere le Ducati di Marquez, Bagnaia e di Giannantonio. E in questi 2 giorni, vedendo le difficoltà, ho già iniziato a pensare, e l'avrei detto un po' nel dopogara di lunedì, che anche la pressione della lotta al titolo per Bezzecchi sta cominciando a giocare il suo fattore, come se un po' di strizza stia iniziando a venire, un po' di braccino. Il clima in Aprilia, come ho raccontato anche nel pre-gara di questo GP, non è assolutamente buono. Avrei voluto vedere appunto come si arrivava qui a Brno e confermo che i nervi sono belli tesi e dopo questa sventura con Bezzecchi tutto si complica ancora di più. Martin lo percepisco abbastanza distaccato nei rapporti con la squadra, almeno mi sembra di capire così dalla televisione, poi dentro ci saranno sicuramente tante altre cose che noi non sappiamo, la mia percezione è questa, sicuramente mi sbaglierò, però secondo me qualcosa si è incrinato veramente dopo quello che è successo in Ungheria e mi dicono anche che dai piagnati della squadra e della Piaggio ci sia parecchio malumore, che Martin non sia visto così bene. Quindi vediamo se la cosa si risolverà in futuro e sono molto curioso anche di vedere Martin come correrà nelle prossime gare, perché potrebbe scendere in pista con un atteggiamento diverso nei confronti della squadra. Però su questo avremo tempo di parlarne nel corso della stagione e le cose possono sempre cambiare. Ma che cos'è successo a Bezzecchi? In pratica, dopo la caduta nella sprint, lui si è diretto verso i commissari che erano lì dalla moto. Dall'onboard di Bezzecchi si vede che il Mascia che si prenderà lo schiaffo stava rialzando la moto. Una volta rialzata si sente una bella sgasata alla moto. Non posso farvi vedere l'immagine in movimento per copyright purtroppo, però lo possiamo sentire. Il Marshall molla la moto che ricade e anche la mano da gas, di conseguenza. Arriva Bezzecchi che gli tira il primo ceffone. Bezzecchi spegne la moto e ascoltiamo. Si sente un bel cazzo fai al Marshall condito in contemporanea dallo schiaffo, molto probabilmente, non si vede ma secondo me è così, e il commissario ha detto che stava rialzando la moto. Presumo che Bezze si sia incazzato e abbia dato quel destro insieme a quel cazzo fai proprio perché il Marshall aveva sgasato la moto. A sentire quel rumore mi ha ricordato la slimitata di Vignales in Austria per sabotare la Yamaha. Queste immagini sono iniziate a circolare molte ore dopo la fine della sprint, però non sono assolutamente scappate agli occhi di Simon Crawford dello Stewards Panel, che fino alle 20 non aveva ancora pubblicato il resoconto di giornata, quindi voleva dire che c'era qualcosa sotto controllo. Infatti, tac, è uscito il comunicato che è una bella doccia gelata per Bezzecchi all'Aprilia. Non solo, in Moto3 Pratama, Salmela, Danish e Pini hanno rallentato in qualifica e hanno preso 12 posizioni di penalità, e a Manu Gonzalez e a Sergio Garcia in Moto2 sono state date 9 posizioni di penalità per aver percorso troppo lento un settore. Stewards imbufaliti in questo sabato sera prima che io esca a far serata. Leggiamoli insieme questo comunicato. Marco Bezzecchi a seguito di una caduta ha spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Si tratta di un'azione pregiudizievole per interessi dello sport e pertanto costituisce un'infrazione come descritto nell'articolo 3.3.2.2 del regolamento. Per i motivi sopra indicati, lo Stewards Panel ha inflitto una sospensione dal Gran Premio della Repubblica Ceca in conformità con gli articoli del regolamento.
C'è il diritto di appello, Bezzecchi e Aprilia possono fare ricorso entro 60 minuti dalla notifica versando una cauzione di 1320 euro attraverso l'IRTA verso lo stewards d'appello della FIM. Ora, al momento in cui registro non c'è nessun comunicato di Aprilia in merito al ricorso o altro, quindi durante la serata potrebbero uscire nuove notizie se stanno nei tempi per fare il ricorso. Per altri aggiornamenti lampo seguitemi sui miei social, soprattutto Instagram, così in tempo reale siete aggiornati. Il mio commento qual è? Che pur avendo come piloti preferiti Acosta e Bezzecchi su tutti gli altri, questa sanzione è giusta. Purtroppo sembra essere una cosa banale dove uno può dire oh mamma mia l'ha solo toccato appena, lo squalifichiamo dal Gran Premio, esagerati. Sì, però sono cose che non devono accadere e Bezzecchi paga proprio questo, 2 schiaffi, non uno spintone. Purtroppo, ahimè, è giusto che debba pagare per questo. Leggo in giro che quest'anno la direzione gara, ma anche nelle altre gare degli altri campionati sotto l'egida della FIM, avrebbero tenuto sott'occhio questi tipi di comportamenti in cui non ci sarebbe stata pietà in questi casi. Ci sono dei precedenti. Bezzecchi non è la prima volta che si comporta così coi Marshall. Nel 2022 a Valencia, nell'FP3, cadde e la Ducati prese fuoco. Spintonò un commissario per sollecitarlo a spegnere la moto e gli venne data una multa di 1000 euro. Ma non è l'unico precedente dove un pilota non ha un comportamento corretto verso i commissari. Alex Rins a Misano 2022, dopo una caduta, ebbe un diverbio con un commissario. Rins disse che il Marshall gli aveva fatto aprire l'airbag e gli aveva impedito di ripartire. Poi andò a scusarsi e qui non risultarono sanzioni pesanti. Ne abbiamo alcuni più recenti della passata stagione del 2025, tipo Quartararo alle Mans, che dopo una caduta ignorò le istruzioni dei commissari e li affrontò con molta rabbia. Anche qui con un video uscito dopo dalle tribune, perché gli venne data poi una multa di 2000 euro e 10 minuti di sospensione dalla FP1 del GP successivo a Silverstone. Morbidelli a Barcellona, che dopo una caduta disobbedì alle istruzioni dei Marshall, multa e 10 minuti di sospensione dalla FP1 del GP di Misano. Acosta a Sepang, dove non aggredì i Marshall ma non aveva anche lui rispettato le istruzioni e fu multato di 2000 euro per aver violato la nuova regola annunciata in quel weekend che vietava ai piloti di rientrare in pista dopo un incidente negli ultimi 3 minuti di prove libere e di qualifiche. E questo è un assist clamoroso per Marc Marquez nella sua rincorsa alla rimonta al titolo, per Pecco Bagnaia anche, che domani può fare una bella gara, non so se da vittoria, bisogna vedere con la gomma media, ma può recuperare punti importanti perché comunque Marquez e Bagnaia sono vicini a loro volta in campionato. Jorge Martin allo stesso tempo, che se non fa 1-0 può recuperare comunque qualche punticino importante nonostante i 2 long lap, perché in maniera ridurrà lo svantaggio, vediamo quanto perderà effettivamente. E anche per Di Giannantonio è un'occasione se lui vuole stare in lotta anche con Acosta. Loro sono quei 2 piloti che ci sono lì davanti, ma non è che sono così in lotta veramente per il campionato che possono vincerlo, possono stare lì. Però non è che in tutte le gare saranno sempre lì a martellare. Però anche loro due, se non sbagliano, possono recuperare punti. È giusto, ragazzi, può sembrare folle, ma questi sono comportamenti che non si devono vedere, perché parliamo spesso che ai piloti devono essere date sanzioni severe in certi casi, come ad esempio saltare anche un Gran Premio per far capire che bisogna regolarsi e non commettere più lo stesso errore. Questo lo dicevamo soprattutto per contatti successi in pista, soprattutto con i piloti della Moto3. Però in certi casi penalità esemplari vanno date per far capire certe cose. Certo, è sicuramente facile commentare qui dal divano con la birra in mano, perché qui stiamo parlando con piloti che hanno una pressione adrenalina addosso clamorosa. Io non sto qui a mettere in croce Bezzecchi, perché la posta in gioco è alta, nessuno è un robot con emozioni gestite per filo e per segno. Però io dico che è giusta questa squalifica perché sono cose che non si devono vedere. Forse esagerata? Per alcuni può darsi, però Bezzecchi non dà una spintarella così come Quartararo l'anno scorso, dà 2 bei schiaffi e purtroppo, come ho detto, sono cose che non si dovrebbero vedere ed è giusto che paghi. Gli stewards lo fanno anche per, come dicevo prima, per regolare l'atteggiamento dei piloti e che queste cose non capitino più. Ora Bezzecchi ci penserà 2 volte dalla prossima volta, così come tutti gli altri piloti che ne prenderanno atto. Arriverà sicuramente un messaggio, un comunicato stampa, un'intervista, non lo so, di scuse da parte di Bezzecchi, che vabbè è un discorso preparato insieme all'ufficio stampa dell'Aprilia, quindi quelle parole lasciano come sempre il tempo che trovano. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, nei commenti, se per voi è giusta o no questa penalità. Ho voluto parlarne subito perché questa è stata una notizia
abbastanza clamorosa di sabato sera, e parlarne nel dopogara classico perdeva il suo effetto. Mi è andata anche bene per certi versi, che io di solito magari al sabato sera esco a cena o esco da qualche altra parte, quindi se ero fuori non potevo fare questo video, ma questa sera ero in casa e quindi ho avuto l'opportunità di aggiornare subito su questa situazione. Se ci sarà bisogno ne riparleremo a freddo per commentare qualcosa di nuovo se esce, quindi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, perché lunedì intorno alle 18:45 arriva il dopogara del GP di Brno, dove analizziamo tutto, che c'è molta altra roba da dire. Aspettiamo la gara di domenica per capire cosa succede, quindi ci vediamo lì.